quinto torneo Città di Montegrotto, Champion, Consolation, primo turno. Gioco col giocatore tedesco Eric Wacker. Ho perso le prime due partite con Gianni Pretto e Francesco Oliva e adesso gioco il Consolation. Gioco bottom con le pedine rosse, mentre Eric gioca top con le pedine bianche. Ottimo doppio 1 per lui. Due 1, ha solo 8 pedine in zona d'attacco, per cui non è importante fare l'ancora, ma è importante appunto tenendo conto che potrebbe fare casa 8 cercare di vedere la luce. Qui 5-4 avrebbe potuto colpire nell'outfield, preferisce fare casa 3. Adesso 3-2, rientro col 2 e ho la possibilità di giocare 24-21 o fare casa 10. Preferisco casa 10, lui cuba, un cubo decisamente anticipato, tira 5-2, colpisce, però danzo, 3-2, quattro 1, ottimo rientro, colpisco. A questo punto vado a stare leggermente meglio. 6-2, qui è importante fare l'ancora. 4-2, qui sì, posso fare l'ancora, ma è più allettante fare casa 4. Cinque 2, ancora avanzata per lui. Colpire sulla casa 4 è un po' un overplay, considerato che ha solo 7 pedine in zona d'attacco, quindi correttamente si ancora. 6-4, ottimo tiro, faccio anch'io un'ancora avanzata e adesso, anche tenendo conto del fatto che ho il possesso del cubo, il vantaggio è abbastanza consistente. 6-4, non c'è di meglio che muovere dal punto 11. Quattro 1, qui non posso sicuramente scoprire, devo giocare la tranquilla e safe 13-8. Cinque 1, può andare sul 18 e slottare casa 4. La corsa è abbastanza equilibrata. 5-3, posso fare casa 3 o giocare 13-10, 13-8, che è preferibile, perché qua ho pochi spare, per cui rischio di scoprire. Quindi 13-10, 13-8 era una mossa un po' più lungimirante. Qui porto avanti le pedine arretrate, sono in vantaggio in corsa.
quindi è naturale la mossa. Doppio 2, qui ho 9 pip, no, solo 2 pip di vantaggio. 4-3 non è un bel tiro, non è un tiro comodo. Qui la scelta è tra giocare 6-2-4-1 distribuendo le pedine in casa e mantenendo i punti nell'outfield. Altra possibilità 8-5-8-4, che però, anche in considerazione del fatto che il mio avversario ha la casa forte, rischia di lasciare un blot ai prossimi tiri. Quindi, considerato che sono in vantaggio in corsa, anche se vantaggio abbastanza risicato, sarebbe stato preferibile giocare in casa mantenendo il punto 8. (5-3 per lui, ma non si capisce perché non sia sceso dal mid). Doppio 2, buon tiro, posso fare casa 9. (4-2), gioca dal mid. Qui 3 pip di vantaggio. 5-3, anche questo non è un tiro comodo, devo fare casa 1 aspettando tempi migliori. Chiaramente il mio obiettivo è portare a casa le pedine. 6-1, fa casa 2. 4 pip di vantaggio. Doppio 1, posso portare avanti le pedine dal 10 e dal 9. Altra possibilità, quella che gioco io, è creare degli spare, però è una mossa inferiore. (5-1), ho solo 2 pip di vantaggio, per cui è importante non permettergli di scappare, o almeno rendergli difficile la fuga. Quindi mossa migliore 9-4-6-5. Altra possibilità, coprire il punto 5, portare la quinta pedina sull'8, però gli basta tirare un 3, un dado più alto per scappare, ed essendo la corsa molto equilibrata non è la scelta migliore. (6-2), per fortuna non scappa. (3-2), non è un bel tiro. Doppio 3, ottimo tiro per lui.
scappa e si porta in vantaggio in corsa. Pip di vantaggio per lui. Doppio 6. Chiude praticamente il game. Qui dovrei tirare dei dadi alti, dei doppi alti per riaprire il game. Poche speranze. Che ci dice 0,5%. Qui dovrei tirare due doppi, tra cui doppio 6. Niente da fare. Primo game è andato, 2-0 per lui. Ho pensato 3 minuti. E non ho giocato neanche molto bene, 5,90. Parto in secondo game col 3-1. (6-2) per lui. No, meglio 13-11. Doppio 6, ottimo. Adesso al prossimo tiro probabilmente è un cubo. 4-1. Qui cubo molto forte, potrebbe essere anche un leggero too good. Infatti sono too good da 14 millesimi. Io però sono dell'idea comunque che se anche è un too good così risicato, conviene sempre cubare, perché l'avversario può comunque accettare. Quindi 2-1. Parte con un 6-5. Ottimo 3-1. Doppio 1 per lui. (6-3). Qui direi che conviene provare a scappare. Doppio 5. Direi casa 3, non vedo di meglio. Colpire sembra un po' esagerato. Ricolpisco, ottimo.
2-1, direi casa 10. Sei 5 può scappare con una pedina oppure rinforzare la posizione d'attacco, il prime, creando un prime da 5 bucato. Quattro 2, non vedo di meglio che fare casa 4 anche se lascio un tiro diretto. Giocare 10-8, 10-6 mi sembra veramente poco costruttiva. 13-11, 6-2 ugualmente non è granché. Poi Cuba, senza pensarci un istante, sembra decisamente anticipato. Cinque 1, casa 8, faccio un prime da 4 bucato. Doppio 2 fa casa 4, ottimo tiro. Adesso è un prime da 5 molto forte. Quattro 2, qui devo colpire. La scelta tra 13-9 e 10-6 sono equivalenti. Doppio 3 colpisce e adesso rischio tantissimo il gammon. Eric è un giocatore molto veloce, ma probabilmente farebbe bene a pensare un po' di più. 3-4, grande rientro. Danzo. Porta in salvo lo struggler. E qua i gammon sono veramente tanti. 6-2, posso provare a uscire. Diciamo che devo provare a uscire. 3 pedine indietro sono un po' troppe. No, invece decido di rimanere indietro. Sei 4, vabbè, questa volta posso scappare in sicurezza. Ma avrei azzardato, tra virgolette, di slottare punto 8 per cercare di fare il full prime, quindi o facendo casa 8 o casa 2. È vero che rischiava il 6-1, ma non si può giocare senza rischio zero. Uno full prime. Però avendo portato in salvo la terza pedina, adesso i gammon non sono tantissimi.
È un classico ace point game con un timing abbastanza buono, non eccezionale. Migliora molto dopo questo doppio 4. Sei 2 tiro fortunato, non può tirare il 6, per cui guadagna timing. Doppio 3, molto buono. Può liberare casa 6. Due pedine off. 6-3. Qui direi che è preferibile scappare, altrimenti avrei dovuto comunque aprire la casa. Pick and out. Sei 5 significa che il game è vinto per lui, però il gammon è sostanzialmente evitato. Doppio 6, quindi sicuramente evitato il gammon, ma chance di vittoria sono prossime allo 0. Sto giocando abbastanza veloce, ho pensato solo 4 minuti. Lui sta giocando ancora più veloce, ha pensato solo 1 minuto e mezzo. Posso ancora vincere con 2 doppi alti, ma niente da fare. Ok, 4-1 per lui. Sto giocando a 4, lui a 12. Giocatore molto aggressivo, soprattutto col cubo. Tra i due colpisco. Doppio 4. Direi 3 pedine su 9. Non vedo altre possibilità. L'altra possibilità sarebbe 2 pedine sul 9 e una sul 20, ma sembra molto meglio questa. 2-1. Qui diverse possibilità, ma preferisco fare casa 10. L'altra possibilità è colpire sul 4 e portare avanti la pedina in modo da vedere la luce. Sono praticamente equivalenti le due mosse.
Lui colpisce 2 pedine. Rientro ma non colpisco. Casa 5. Ha una struttura abbastanza forte. 6-1, qui posso provare a scappare o fare il bar point. Bar point mi sembra meglio. Anche perché devo cercare di vincere se possibile Gammon. Devo recuperare. 5-1. È in vantaggio in corsa, prova a fuggire con una pedina. 4-1. Colpisco, qui ci sono diverse possibilità. Fare l'ancora e colpire, oppure fare casa 9. Io gioco mossa più aggressiva, ma era un po' preferibile la mossa più sicura. 4-1, rientra e colpisce. Tre 5. Non c'è di meglio che uscire sul suo bar point. Però adesso colpisce col 6, col 5, col 2, con l'1. 6-2. Giustamente colpisce 2 pedine. Sei 2, rientro solo con una pedina e non colpisco. Questo cubo a questo score è un po' anticipato sicuramente, anche se la posizione è buona decisamente, però su 4-1 non avrei proprio cubato. Doppio 6. E non è la prima volta che cuba anticipato e poi tira un tiro ottimo. E qua rischio tantissimo il Gammon. 5-2 ottimo, chiude la quinta casa. Ha più del 50% di Gammon. Gammon che significa vittoria nel match. (4-2), direi 24-20. Lì qua il rischio per lui è solo quello di rimanere intrappolato con la pedina arretrata a seguito di qualche sequenza sfortunata. Le 2 qui devo slottare casa 4, ma le chance sono poche, devo cercare di costruire qualcosa. Implacabilmente mi colpisce. Adesso i Gammon sono intorno al 60%. Continuo a non rientrare, sarebbe importante rientrare e giocare un 6 per
avere un po' di controllo dell'outfield, invece lui esce con lo struggler. (5-4) non è un tiro comodissimo, è importante però liberare almeno una pedina dalla casa 8. Invece ne porta la terza sulla casa 8, che è un po' rischioso. Adesso decide di lasciare un tiro, ma solo il 3-5 colpisce. Qui i Gammon sono superiori all'80%, praticamente l'unica possibilità è quella di colpire. Infatti potete osservare che Gammon e possibilità di Gammon e possibilità di vittoria sono molto vicine. Vedete, 89% di single e 85% di Gammon. Doppio 6. Qui ormai il Gammon è quasi certo. Qui adesso ultima speranza, dovrebbe tirare un 1 e un 4 o 5 o 6, 3-2 e la fine. Potrei anche tornare a casa, anche se è ancora sabato, ma ho l'aereo per la domenica, per cui mi tratterrò ancora un giorno a Montegrotto. Vabbè, qui ormai Gammon è sicuro al 100%. E vabbè, abbandono il match, non ho giocato male, 3-28. Però non c'è molto da dire, i dadi sono stati decisamente sfortunati e non ho avuto alcuna possibilità.